Quindi a tutti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa maglia poncho o gilet che io ho deciso di chiamare Dreamers. Per poterla realizzare ho utilizzato i filati della Mistrico Filati Adrian Wool lavorandoli insieme, ossia il canna da zucchero sequin, questo bellissimo filato che ha le micro paillette, guardate infatti come è luccicoso, e il filo folie mignon dell'Adrian Wool che invece è microfibra. Li ho lavorati insieme, questo è il risultato con l'uncinetto del 4,5. I colori che ho scelto io sono il 16 del canna da zucchero sequin e il 134 del filo folie mignon. Vi faccio vedere altre combinazioni colori che potete trovare a fare, che vi possono piacere di più. Abbiamo questo che è sempre tono su tono, abbiamo il canna da zucchero sequin blu e il filo folie mignon blu, e sono il numero 112 e il numero 150, 12 150. Anche questo guardate quanto è luminoso, perfetto se la volete indossare la sera sopra dei pantaloni o del outfit nero o bianco, questo veramente vi risalta tantissimo. Altra combinazione colore che pure mi piace tanto, e anche qui siamo comunque diciamo tono sul tono, scusate sto facendo cadere tutti i filati, eccomi, è questo qui, dove invece abbiamo il grigio scuro dell'Adrian Wool che è il numero 312 e il grigio invece numero 18, mi sembra che sia questo, sì, il 18 del canna da zucchero sequin. Se invece volete due colori che siano vicini ma che stacchino maggiormente, allora vi consiglio questa combinazione colore, dove abbiamo questo fucsia 677 Adrian Wool con il bordeaux invece del canna da zucchero sequin che è il numero 06. Guardate qui che meraviglia, questo stacca tantissimo ed è un bellissimo colore. Per quanto riguarda invece i quantitativi, sì, come sempre vi lascio il link in descrizione per andare appunto sul mio sito e prendere i due filati, quindi vi lascio entrambi i link e vedo di mettervi comunque le foto di queste combinazioni colori anche o prima il video o alla fine del video, in modo da poterli rivedere bene. Dicevo, per quanto riguarda il quantitativo, io ho utilizzato 200 grammi del filo folie mignon e 200 grammi del canna da zucchero sequin, vi stevo lavorandoli insieme. Ora però del quarto gomitolo del filo folie mignon me ne è avanzato parecchio, diciamo che l'ho usato veramente poco per fare gli ultimi 5-6 giri di uno dei due rettangoli, quindi se siete una taglia M prendete sempre 400 grammi del filo folie mignon, ma prendetene 250 grammi del canna da zucchero sequin. Se invece siete una taglia L prendete 250 grammi, quindi 5 gomitoli del filo folie mignon, e andate a prendere 6, no, secondo me anche 5, però meglio 6, meglio non sbagliare, 6 gomitoli del canna da zucchero sequin, anche perché io del canna da zucchero sequin l'ho utilizzato veramente tutto, quindi mi sono finiti i 400 grammi. Dicevo, per quanto riguarda invece la lavorazione, mi avvicino così potete vederla meglio, sono due rettangoli che poi vengono cuciti tra di loro. Le catenelle iniziali corrispondono all'altezza, quindi dalla spalla a scendere, i giri fatti corrispondono invece alla lunghezza, quindi da spalla a spalla. Nel tutorial vi spiego secondo me anche per le taglie più grandi come dovete fare. I due rettangoli io li ho fatti uguali, sono poi andata a cucirli insieme sulle spalle e anche lateralmente, in modo da dar vita appunto a questo poncio maglia che possiamo usare sia in primavera che in estate, perché comunque è microfibra e quindi è perfetto da mettere la sera sopra qualche top o avere qualcosa di un po' più pesante che comunque ci copri dall'umidità, ma comunque non dia troppo calore, perché comunque è da indossare anche in estate. Mentre in primavera lo possiamo indossare come lo sto usando io sopra una bella camicia o casomai sopra una maglietta che avete con un collo un po' alto oppure un collo molto a V, in modo da coprirvi sempre in quei giornate in cui è primavera ma comunque c'è quel freddino, si sente quell'umidità. È semplicissima la lavorazione, è molto simile a l'ho già utilizzato questo punto variandolo un pochettino ed è un giro che va sempre ripetuto, quindi semplicissime anche per chi non è esperta. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così, come sempre mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinetando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinetare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete sia come Elsa Faccia come Filati Elsa. Cliccate e andate sempre sul mio profilo, e noi ci vediamo presto poi con un nuovo video tutorial.
Per realizzare la nostra maglia poncio io ho deciso di lavorare contemporaneamente due filati, che sono il filo folie mignon e il canna da zucchero sequin. Questo è dell'Adrian Wool e questo della Mistrico Filati. I colori che ho scelto io sono il 134 e il numero 16, che diciamo sono tono su tono. Tono su tono, sempre questi due colori. Potete utilizzare il blu, come potete vedere c'è il 150 del filo folie mignon con invece il 12 della canna da zucchero sequin, oppure abbiamo il rosa. Se invece volete che si stacchi il colore però rimanendo sempre comunque sulla, diciamo, stessa colorazione, abbiamo qui il grigio scuro sempre dell'Adrian Wool con il grigio sempre scuro però non così, è un grigio più particolare del canna da zucchero sequin. Oppure un'altra combinazione colori che mi piace tantissimo è questa, dove abbiamo il bordeaux del canna da zucchero sequin con questo viola, diciamo un viola molto tipo vinaccio dell'Adrian Wool, che come stacco è bellissimo. Detto ciò, quindi io lavorerò questi due filati insieme, lavorerò con l'uncinetto il numero 4,5, sposto tutto così, scusatemi, ecco, spostiamo tutto. Qui vi farò vedere un piccolo campione. Allora andremo a realizzare due pannelli uguali, uno per il dietro e uno per il davanti. Mi raccomando però, se volete fare uno scollo rispetto al mio più chiuso quando andremo a cucire i due pannelli, il pezzo avanti fatelo di almeno 2 giri in più rispetto a me. È una cosa che vi ripeterò anche dopo in modo tale da essere sicura di avervi detto bene tutto. Comunque faremo due rettangoli uguali, di cui le catenelle iniziali sono l'altezza del rettangolo, ossia dalla spalla a scendere. La mia lavorazione arriverà a tipo al quasi fianchi, un po' più sopra dei fianchi, e vi dico già che io ho montato 75 catenelle con l'uncinetto del 4,5, ottenendo così un'altezza del rettangolo di circa 45 centimetri. Mi raccomando, se la volete più lunga mettete più catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 6 a cui vanno aggiunte 3 catenelle, quindi per me 75. Quindi se volete farla più lunga aggiungete tipo 6, 12 o 18 catenelle a seconda di quanto vi viene, la volete fare lunga questa maglia poncio. Per me, essendo una maglia poncio, non deve essere lunghissima, anzi mi piace che sia più corta rispetto alle classiche maglie. Per quanto riguarda quindi adesso il motivo è un giro che va sempre ripetuto e va ripetuto per tutta la lunghezza del nostro rettangolo. La lunghezza del rettangolo deve superare la larghezza delle vostre spalle di almeno 5-6 centimetri. Mi raccomando però, se avete i fianchi molto larghi andate a fare ancora più giri in modo tale da superare la larghezza dei vostri fianchi, perché comunque deve essere un poncio che va largo, quindi misuratevi anche magari la larghezza dei vostri fianchi in modo da capire quanto dovete fare lunghi i due rettangoli. Ripeto, due rettangoli, uno per il dietro e uno per il davanti. A questo punto quindi possiamo iniziare a fare la nostra lavorazione e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono prima maglia alta. Prendo il filo, entro nella prima delle nostre catenelle di base e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2, per un totale quindi di 3 maglie alte. Salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, salto 2 catenelle di base, ricomincio da capo, quindi entro nella terza e vado a fare 3 maglie alte, 1 2 e 3, salto 2 catenelle e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3 e si ricomincia da capo. Salto 2 catenelle, vado nella terza e vado a fare 3 maglie alte, quindi 1 2 e 3, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3 e si ricomincia da capo saltando 2 catenelle, andando a fare questo per tutto il primo giro. Terminiamo il giro andando a fare 3 catenelle, scusatemi, 3 maglie alte, 1 2 e 3, salto 2 catenelle, entro nell'ultima e vado a fare una maglia bassa. Questo è il nostro, diciamo, giro base. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro, quindi giriamo la lavorazione, andiamo a fare
3 catenelle che sono a sta prima maglia alta, rientro dentro e vado a fare altre 2 maglie alte, una e 2, salto le 3 maglie alte, vado nell'archetto e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3 e si ricomincia da capo. Quindi vado dove ho la maglia bassa, realizzo 3 maglie alte, 1 2 3, vado nell'archetto, quindi salto le maglie, vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi 3 maglie alte dove abbiamo la maglia bassa, 1 2 3, maglia bassa all'interno dell'archetto, 3 catenelle e si ripete questo per tutto il giro. Terminiamo il giro andando a fare sempre 3 maglie alte, 1 2 e 3, però questa volta la maglia bassa la facciamo dove abbiamo la terza catenella e poi si ricomincia da capo. Quindi si rigira e si rifanno di nuovo le 3 maglie alte e la maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle. Quindi questo è il giro che va sempre ripetuto. Ripeto, le catenelle iniziali sono la nostra altezza e noi dovremo lavorare in lunghezza. Io adesso sto facendo il primo pannello e naturalmente vi dirò quante volte sono andata a ripetere questo giro e ripeto, io non farò farò i 2 pannelli uguali, quindi quello avanti non lo farò più largo proprio perché voglio comunque uno scollo largo, quindi non andrò a cucire tantissimo le spalle in modo tale che comunque il collo venga largo. Per chi invece vuole cucire di più le spalle, mi raccomando, per il pezzo che poi andrete a fare avanti fate almeno due giri in più rispetto a quello dietro. Non esagerate troppo con i giri perché altrimenti poi vi viene il collo troppo pesante, cioè troppo, si allenta troppo, quindi 2 massimo 3 giri in più rispetto a quello dietro. Ho terminato il mio primo pannello, ho ripetuto il giro per 49 volte ed è lungo circa 51 centimetri. Mi raccomando, per le taglie più grandi delle mie fate almeno 4 centimetri in più per taglia, quindi se io sono arrivata a 51 taglia M arrivate almeno a 55 centimetri, 59 una taglia L. Comunque deve essere un po' più largo rispetto alle vostre spalle, quindi calcolate quello. Però vi ripeto, io ho fatto 49 giri e ho una larghezza di circa 51 centimetri. Adesso vado a fare il secondo pannello dove monterò le stesse numero di catenelle, andrò a fare lo stesso numero di giri. Se però voi la parte avanti volete che vi cade un po' di più, magari la parte avanti fate 2 giri in più rispetto alla parte dietro, in modo tale che quando andate a cucire avanti scenderà di più il collo. Siccome io però questa volta voglio un collo già largo, non voglio un collo chiuso, non ho bisogno di andare a fare dei giri in più, farò lo stesso numero di giri, tanto cucendo poco alle spalle mi cadrà comunque bene, quindi non avrò bisogno appunto di fare qualche giro in più rispetto alla parte dietro. Però se voi volete fare un collo più stretto, allora in quel caso mi raccomando andate a fare 1 o 2 giri, vi suggerisco 2 giri in più rispetto a quello dietro, in modo tale appunto da avere il collo che davanti poi vi cade un po' di più, quindi non avete quella lavorazione tirata, ma avete appunto un collo che va sul tondo sul davanti. Ho terminato anche il secondo pannello e adesso li dobbiamo andare a cucire insieme. Mi raccomando, fate in modo che il pannello dietro abbia la direzione opposta del pannello avanti. Come potete vedere, il pannello dietro a me va da sinistra, la lavorazione da sinistra verso destra, mentre qui sul davanti mi va da destra verso sinistra. Questo perché così quando andremo a cucire lateralmente la lavorazione sembrerà appunto fare un giro, un tondo, invece che andare tutto in una direzione sia dietro che avanti. Mi piace più dargli più movimento, mettiamola così. Ora io qui avanti, qui in alto cucirò per almeno 12 centimetri per avere lo scollo, lateralmente lascerò liberi almeno 16 centimetri. Mi raccomando, forse anche un po' di più, adesso vedo bene, dopo metto il marcapunti e me lo provo una volta cucite le spalle in modo da vedere bene come cade, e naturalmente poi vi dirò quanto ho lasciato libero per gli scalfi e lasciando quindi cucendo poi dagli scalfi in giù. Naturalmente per le taglie più grandi del mio non solo avreste dovuto fare i 2 rettangoli
taglia M almeno 4 cm in più rispetto a me, taglia L almeno 8 cm in più rispetto a me, ma per quanto riguarda invece lo scollo decidete voi quanto dovete farlo largo. Per gli scalfi, in base a quello che io vi dirò, lasciate almeno 2-3 cm in più per taglia, quindi se io lascerò 16, taglia M lasciate 18-19, taglia L lasciate 21-22 cm. Però come sempre mettete i marcapunti, provatelo una volta messo, avendo cucito le spalle, provate in modo tale vedete dove vi scende e quanto volete che siano larghe i vostri scalfi. Questo comunque rimane un poncio maglia, quindi più largo è, diciamo, meglio è. Allora, ho cucito i due pezzi, confermo che qui in alto ho cucito per 12 cm, mentre lateralmente ho lasciato lo scalfo ancora più largo di quello che volevo all'inizio, perché mettendo, una volta cucito e mettendo i marcapunti, ho lasciato liberi 19 cm, proprio perché volevo lo scalfo bello largo, perché ripeto, questa è una maglia poncio, quindi non deve essere stretta lo scalfo, quindi ho lasciato 19 cm, quindi mi raccomando, le taglie più grandi delle mie lasciate qualche centimetro in più. Detto ciò, quindi anche questa creazione è terminata e guardate qui quanto è bella, quanto è lucente, luccicosa con queste micro paillette del Canada Zucchero Sequin.